Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana. Se è la prima volta che vedete un mio video, vi ricordo che legata alla lezione di oggi trovate un'attività gratuita che servirà per praticare l'argomento che vediamo oggi e per fissare bene le regole. Se volete ricevere un PDF con tutta la spiegazione, con gli esempi e gli schemi dell'argomento di grammatica di oggi, basterà iscrivervi alla nostra newsletter. Riceverete questo PDF in una email e sarà totalmente gratuito. Ma cominciamo subito con l'argomento grammaticale di oggi. Quante volte negli anni di insegnamento della lingua italiana i miei studenti mi hanno fatto questa domanda? Ma Laura, quando si usa l'imperfetto e quando si usa il passato prossimo? Bene, in questa video lezione cercheremo di capire gli usi di questi due tempi al passato. Vedremo insieme delle strategie, dei trucchi per memorizzarli meglio e per capirli meglio. Cominciamo con la parola imperfetto. Questa parola in italiano cosa significa? In realtà imperfetto è anche un aggettivo in italiano che indica che qualcosa non è precisa, non è perfetta. Se io penso al contrario, a qualcosa che è preciso e perfetto, non so, mi viene in mente, ecco, qui ho una penna che in realtà è una linea e è precisa, no? Ha un inizio e una fine. Oppure qualcosa che altro è preciso, per esempio un punto è preciso. Bene, l'imperfetto è qualcosa di non preciso, appunto di non perfetto. E se devo fare un'associazione a un'immagine, lo immagino come l'onda. Avete presente l'onda del mare? L'onda del mare non è precisa, non vedo la fine, non vedo l'inizio, ma vedo la sua continuità. Ecco, se capite queste due differenze, avete già capito il senso di questi due tempi verbali. Infatti, con l'imperfetto voglio indicare un'azione passata che vedo nella sua continuità, non vedo un inizio e non vedo una fine, esattamente come l'onda del mare. Invece con il passato prossimo indico un'azione precisa, che arriva in un momento preciso del passato, è un evento, è un fatto. Ad esempio, ieri pioveva e ho preso l'ombrello. Pioveva, non vedo l'inizio, non vedo la fine di questa azione, ma ho preso l'ombrello, con il passato prossimo indico proprio il fatto, l'evento. Bene, adesso che avete capito queste differenze fondamentali tra i due verbi, tra due tempi verbali, andiamo ad analizzare diversi usi. Allora, l'imperfetto si usa per indicare azioni passate che avvengono per abitudine, che sono azioni ripetitive. Ad esempio sono accompagnate queste azioni da indicatori temporali, da avverbi di tempo, come per esempio spesso, sempre o di solito. Vediamo questi esempi. Da bambina andavo sempre in vacanza in Puglia, oppure da ragazza mettevo spesso i jeans. Con l'imperfetto indico che questa azione era ripetuta più volte, succedeva ripetutamente. Con il passato prossimo noi indichiamo un'azione che avviene una volta precisa o un numero esatto di volte. Per esempio, quest'anno sono andata in vacanza in Puglia 2 volte. Oppure ieri ho messo i jeans di mia sorella per la prima volta. Usiamo il passato prossimo per indicare delle azioni passate che avvengono in sequenza. Ad esempio, ieri sono andata al mercato, ho fatto la spesa
e poi sono tornata a casa. Vedete che queste azioni sono determinate e finite e avvengono una dopo l'altra. Andiamo avanti a vedere il secondo uso dell'imperfetto. L'imperfetto lo usiamo per descrivere le persone, i luoghi, delle situazioni. Che cos'è descrivere? È quando parliamo nel dettaglio di qualcosa. Per esempio, se io faccio la descrizione di me stessa, io dico che oggi ho i capelli lunghi e castani, ma 10 anni fa no, avevo i capelli corti e biondi. In questo caso la descrizione al passato è fatta con l'imperfetto. Un altro esempio può essere parlando delle vacanze, e vi ricordate, vi dicevo che andavo in vacanza in Puglia dove dai miei nonni e la casa dei miei nonni non era molto grande, ma aveva un enorme giardino con tanti alberi di ulivo e io ero contenta di passare l'estate con loro. Anche in questo caso, che cosa ho fatto? Ho descritto la casa dei nonni, ho descritto la mia emozione, la mia sensazione in quell'epoca. Quindi tutto questo l'ho fatto con il tempo all'imperfetto. Il passato prossimo invece si usa per parlare di azioni precise e determinate, che hanno avuto una durata di tempo precisa o sono avvenute in un momento preciso nel passato. Ad esempio, sono stata in vacanza per 3 settimane, quindi è una durata di tempo precisa. Oppure ho vissuto a Parigi dal 2000 al 2005. Qui vedo un inizio e una fine. O anche ho trascorso tutta l'estate in Grecia. Anche qui ho determinato il tempo, tutta l'estate. Un altro uso dell'imperfetto è quando vogliamo indicare delle azioni che avvengono parallelamente, sono azioni contemporanee e continuative. Per esempio, ieri, mentre io lavavo i piatti, Sofia guardava la TV. Oppure, ieri, io studiavo mentre Marco dormiva. Vedete, le azioni avvengono nello stesso momento, sono azioni continuate parallele, contemporanea significa. Non vedo l'inizio, non vedo la fine, ma vedo la loro continuità. Osservate che accanto al verbo all'imperfetto troviamo la congiunzione mentre. Questa è una regola da ricordare. La congiunzione mentre accompagna sempre il verbo all'imperfetto, ovviamente quando parliamo al passato. Infine si usa l'imperfetto e il passato prossimo insieme quando vogliamo indicare l'incontro di due azioni, un'azione continuata e un'azione precisa, determinata, che è il fatto e l'evento che blocca, ferma l'azione continuata. Ad esempio, mentre lavavo i piatti ho rotto un bicchiere. Quindi l'azione continuata è lavare i piatti, ma l'evento, il fatto è rompere il bicchiere, quindi ho rotto il bicchiere. Bene, la mia lezione finisce qui e spero sia stata utile per capire meglio gli usi dell'imperfetto e del passato prossimo. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto alla prossima video lezione. Ciao da Laura di Classe Italiana!